Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Anche questo video, come l'ultimo che ho fatto di grattini al braccio, è stato registrato cercando di prendere anche i suoni delle mie unghie, delle mie mani sulla pelle. Spero che si senta e comunque diciamo che sto cercando di sperimentare, quindi spero che prima o poi si senta meglio. Comunque spero apprezziate questa cosa che mi è stata richiesta più di una volta, quindi ecco, ci ho provato. La vera difficoltà di questa cosa appunto è un microfono che capti il rumore delle dita ma che non prenda altri rumori, e durante i video di grattini è difficile perché magari mi muovo o li faccio durante il giorno, quindi fuori ci sono più rumori e solitamente mutavo il video. Però fatemi sapere se sentite, ecco, il suono delle mie dita sulla pelle. Mi sono ripetuta tipo 5.000 volte, ma perdonatemi. Proverò anche a parlare più lentamente in questo video, così che ci siano delle pause e si possa sentire appunto il suono di sottofondo. Questo era il mio polso, che in realtà, se state attenti, in tanti video si sente questa specie di crack, 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 e semplicemente i miei polsi hanno palesemente qualcosa che non va, perché tutte le volte che li muovo fanno rumore e si sente spesso nei video. Non vi ho mai detto che cos'è, magari non ci avete mai fatto caso, oppure immaginavate fosse un suono esterno. In realtà no, è il mio polso. Se sentite un crack è una parte di me che si rompe. E niente, benvenuti a questo nuovo video. Come ho già detto, volevo dare il benvenuto alle persone nuove che sono appena approdate qui e hanno deciso di continuare ad ascoltare nonostante io abbia vaneggiato per tipo un minuto. E niente, quindi benvenuti. In questo video ci sarà appunto un mix tra i visual, quindi ovviamente il visual dei grattini alla schiena, in più ci sarà il suono di questi grattini e la mia voce in whispering e in soft spoken, quindi sarà un mix di queste cose. Di cosa parleremo? In realtà sarà un video in cui chiacchiererò e basta con voi, quindi non è focalizzato su un trigger in particolare, a parte quello della mia voce. Quindi le novità di adesso: allora, questo video mi sa che uscirà ad ottobre, ma io lo sto registrando il 24 settembre, che è un mercoledì.
e ho ufficialmente ricominciato ieri danza del ventre e mi ero dimenticata quanto mi piacesse ballare e quanto fosse liberatorio, e mi è piaciuto anche perché comunque le ragazze con cui avevo fatto il corso l'anno scorso ci sono anche quest'anno, e allora io non faccio fatica a farmi delle amicizie, quindi ovviamente non posso dire che sono delle mie amiche, perché così non è. Sono una persona da quel punto di vista molto molto selettiva e mi sento a mio agio con pochissime persone, però sono comunque persone super carine e con cui mi sono trovata molto bene e con cui non ho particolare ansia a relazionarmi, cosa che invece per chi mi segue da 2 anni almeno sa che io provavo quando facevo tiro con l'arco, che nonostante anche lì fossero tutti carini, non sono riuscita a trovare questa serenità, questa serenità con le persone che invece ho nel corso di danza del ventre. Quindi nonostante io adorassi fare tiro con l'arco e vorrei riprendere, non era un ambiente che mi dava, ecco, serenità. Invece andare a danza del ventre ieri è stato molto divertente, mi ha scaricato dallo stress della giornata e ho ricominciato a essere ossessionata dalle musiche orientali, cioè dalle musiche egiziane, di danza del ventre, e quindi niente, è ricominciato questo loop che per tutta l'estate, diciamo, mi ero più tranquillizzata, invece è tornato, sappiatelo. Quindi per chi è nuovo, riassumo, l'anno scorso ho iniziato a fare danza del ventre, ovviamente in modo totalmente non professionale, e quindi quest'anno ho deciso di rifarlo. Quindi il martedì faccio danza del ventre, mentre il giovedì, ve l'avevo già accennato, sto andando a Pilates perché me ne hanno parlato tutti bene. Mi sto trovando benissimo anche a Pilates. È proprio qualcosa, cioè che quando esci ti senti più leggero e ti senti meglio. L'unico problema è il costo, perché il corso ha un costo molto elevato, in quanto siamo al massimo 5 persone nel corso, quindi siamo super seguiti, super controllati, però costa davvero tanto. Quindi ho pagato i primi 3 mesi di corso e adesso vedrò se farlo anche dopo, cioè se rinnovare l'iscrizione, perché ci sono dei corsi che costano meno, ma sono con tantissime persone e non ha molto senso fare Pilates con tantissime persone, perché c'è proprio bisogno in realtà dell'istruttore che controlla se stai facendo i movimenti giusti. E quindi queste diciamo sono gli aggiornamenti del mese. Poi aggiornamenti su quello che sto guardando in TV. Allora, ho fatto l'account Crunchyroll e ho visto una serie di cui non ricordo il nome, giapponese, ispirata a un manga, e poi sto riguardando Sekaiichi Atsukoi, mi pare si dica così, che è un anime che avevo già visto una decina di anni fa,
perché penso sia di una decina di anni fa, ed è la stessa mangaka di JoJo Romantica, che è praticamente per me lo yaoi per eccellenza, e poi aveva fatto anche questa serie crossover che si chiama Sekai Chatsukoi, e l'avevo già vista, però la sto riguardando e non è assolutamente bella come Giunta Romantica, però comunque sempre molto carina. E poi lo nomino, giuro, un secondo, perché so che vi sto asciugando da troppo. Sto riguardando per la seconda volta Hannibal, quindi il telefilm. L'ho già finito una volta, l'ho finito, il giorno dopo l'ho ricominciato, perché a me le cose non piacciono, a me le cose ossessionano. Quindi quando mi piace una cosa, io devo sapere tutto di quella cosa. Quindi lo sto riguardando, mi sto leggendo qualsiasi teoria, devo comprare tutti i libri di Hannibal, devo fare tutti i miei studi. Addirittura ho ripreso a fare fan art. Sono intrippatissima, però questo ve l'ho già detto, quindi sorvoliamo. E, e quindi no, poi ho rivisto in realtà per la 100.000ª volta, no, cioè, per essere sinceri, secondo me è la sesta volta che riguardo Parasite, sempre bellissimo. E poi per quanto riguarda la lettura, in realtà adesso sono completamente dentro le fanfiction di Hannibal, e in realtà tragedia no, però praticamente io ho un Kobo Reader, che praticamente è la stessa cosa del Kindle, e in questo Kobo Reader, che avrà 8-9 anni, io ci caricavo tutte le mie fanfiction. Per chi non sapesse, le fanfiction sono una visione alternativa di un prodotto cinematografico o letterario. Esempio, perché se no non si capisce. Nel fandom di Harry Potter a tante persone piace la coppia Hermione e Draco Malfoy, perché probabilmente hanno visto della chimica tra i due personaggi o tra i due attori. A me sinceramente questa coppia non piace, però vi voglio fare un esempio molto famoso. E quindi che cosa succede? Che uno inizia a scrivere delle storie alternative in cui Hermione e Draco si fidanzano, e, ehm, e possono essere di qualsiasi tipo, possono essere ambientate nell'universo di Harry Potter, ambientate nell'universo di Star Wars o in un universo senza la magia, e quindi in realtà possono essere anche storie totalmente originali. Però io non ho mai letto quel tipo di storia, ho sempre letto principalmente delle fanfiction di Harry Potter, di Teen Wolf, o di Inception. In realtà le mie prime fanfiction sono state di Inuyasha, perché la mia primissima fanfiction è stata di Kagome e Inuyasha, e da lì poi ho scoperto un mondo, e mi ricordo che ce l'avevo stampata quella fanfiction. E poi da lì appunto ho scoperto un mondo e ho iniziato a leggere tantissime fanfiction, e in questo Kobo Reader avevo scaricato tutte le fanfiction durante gli anni, e le avevo, per non stare a leggerle dal cellulare, perché per non farmi male agli occhi, le avevo scaricate lì,
che è una coppia di teen wolf, cioè Styles e Derek, tutte le fanfiction Drarry, tutte le fanfiction Mertu, tutte le fanfiction Dream Husband, ovviamente questi sono i nomi delle ship, ed erano tutte belle divise. L'altro giorno cosa faccio? Prendo le fanfiction di Hannibal che avevo scaricato sul mio telefono e le vado a spostare sul Kobo, che era una cosa che non facevo da anni, perché solitamente io leggo sempre le stesse robe, mi piacciono pochissime fanfiction e le leggo tipo in loop. Quindi ho riconnesso il Kobo al PC e ho caricato queste fanfiction, ma ho cancellato tutte le altre. Quindi allora, per fortuna la maggior parte ce le avevo salvate sul telefono, almeno i nomi sul telefono, però altre, per esempio quelle di Teen Wolf, le ho perse completamente e sono un po' triste e dovrò rifare tutto, cioè ricaricare tutto, perché per me quel Kobo è preziosissimo. E in realtà a Natale volevo pensare di prendermene uno nuovo, perché ormai quello non funziona più, nel senso che posso caricare i file dall'esterno, cioè i file dal PC al Kobo, però non si connette più alla rete, quindi se io volessi comprare un libro non riesco a scaricarlo. In realtà è una cosa che non ho mai fatto, perché mi è sempre piaciuto leggere i libri cartacei, però ultimamente per risparmiare, cioè a volte prendo dei libri che non mi piacciono e li pago, e magari adesso vorrei prima provare a leggerli, a scaricarli a poco, e poi se mi piacciono compro anche il libro fisico. E quindi volevo magari a Natale farmi regalare il nuovo modello del Kobo o del Kindle. Tutta questa storia, niente, per approfittarne, per fare delle chiacchiere, perché se no non so mai che cosa dirvi, quindi vi assillo con queste cose di cui non me ne frega niente, ma spero comunque che vi rilassino, che poi vabbè, il senso dell'SMR un po' è quello. E cosa volevo dirvi? Che l'altro giorno ho ricevuto un cliente che aveva una voce super ASMR e io tipo non riuscivo a capire, cioè non l'ho ascoltato. Non so se a voi vi è mai successo, perché è una cosa davvero imbarazzante, perché lui mi parlava e io dovevo ascoltarlo perché è il mio lavoro e dovevo capire le sue esigenze, eppure non, la mia mente, cioè, voleva ascoltarlo per sempre, ma non volevo davvero capire quello che mi stava dicendo, perché volevo tipo essere cullata dal suo discorso, e quindi è stato davvero imbarazzante, perché secondo me si capiva che non stessi ascoltando niente e avrei voluto spiegargli tipo: guarda, non ti ascolto perché hai una voce super rilassante, non perché cioè io perché sono maleducata. Però ovviamente non gliel'ho detto e ho cercato di ho cercato di concentrarmi sulle sue parole e a non lasciarmi avvolgere dalla sensazione ASMR, ma è stato molto difficile e in realtà per questo io spesso parlo a vanvera e non sto particolarmente attenta a quello che dico, perché secondo me a volte quando io ascolto ASMR, a volte proprio non voglio ascoltare più di tanto. Anzi, se un discorso è magari troppo interessante, poi perde quella cosa ASMR che ti fa perdere, no?
che ti fa un po' perdere il filo del discorso, quindi non lo so, ditemi la vostra. In tutto ciò non l'ho annunciato all'inizio del video, quindi probabilmente lo scriverò. Metà del video ve lo lascio senza le mie chiacchiere, quindi per chi volesse solo sentire il rumore della pelle, il rumore dei grattini sulla schiena, può farlo. Ovviamente è un po' tardi per dirvelo, quindi lo scriverò all'inizio del video. Solitamente mettevo i suoni della natura, invece adesso che sono riuscita a registrare un pochino di suoni reali, direi di farveli sentire, dato che mi sono sforzata. Invece nel video precedente, quindi dovrebbe essere il video di settimana scorsa, in inglese l'audio non è un granché. Avevo acquistato un microfonino come che si dice, senza fili, wireless, in sconto della DJI, ma non sono particolarmente soddisfatta. Provate ad ascoltarlo, è in lo-fi praticamente, cioè secondo me non prendere il microfono faceva lo stesso suono, cioè usando solo il microfono dell'iPhone. Però non lo so, a volte ho l'impressione, ci sono dei video dove dico qui l'audio fa schifo e invece piace tantissimo, e dei video in cui dico no, mi sono impegnata, ho pulito l'audio perfetto, e invece non me lo guarda nessuno, oppure mi si dice, mi si fa notare che l'audio non è rilassante. Quindi non lo so ragazzi, l'ASMR è qualcosa di così meravigliosamente soggettivo che vi do a voi la parola e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, e vi lascio alla seconda parte totalmente in silenzio, finalmente direte voi. Grazie mille, e se siete arrivati fino a qui probabilmente avete notato che nei miei link è comparso il Patreon. In realtà è ancora work in progress, non voglio pubblicizzarlo più di tanto perché per ora sto iniziando a caricare a partire da agosto tutti i miei video, ovviamente senza pubblicità, quindi per chi vuole li trova su Patreon, tutti i video a partire da agosto, e pubblico anche i video in anteprima. Quindi questo video che lo sto registrando il 24 settembre, probabilmente già fra 2 giorni lo metterò su Patreon, mentre voi lo vedrete qualche settimana più avanti. Se volete supportarmi, registrarvi, andare a vedere questi video, potete anche farlo per esempio per un mese, vi guardate in loop i video senza pubblicità e poi vi disiscrivete. Ma in realtà se volete supportarmi senza pagare nulla potete solo iscrivervi e non costa niente. Quindi detto questo, grazie per tutto il supporto, per il fatto che siamo già a più di 6100, e ci vediamo e ci sentiamo nel prossimo video.